Ciao Monica, abbiamo iniziato. Siamo qui Ciao. per Susanna. 5, 4, 3, 2, 1. Seconda sessione. Susanna ha le braccia leggermente scostate dal busto e sta girando su se stessa. Quindi un po' le gira la testa, un po' gira tutto quanto intorno a lei. Un po' come se ci fosse confusione e un po' è come se fosse proprio alla ricerca di gioia e di trasformazione. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se fosse tutta sudata adesso e dice di sì con un ampio sorriso. Ok. Causa esoterica del fatto che siano venuti subito a disturbarla. Ma c'è questa, tra le sue entità, no? Eteriche, c'è questa specie di anziana con la gobba sdentata, si appoggia su una stampella ed è come se le dicesse che due cose che sembrano in conflitto tra di loro, ma in realtà sono valide entrambe. Una è che lei deve fungere da stampella agli altri e l'altra è che lei, tanto comunque da sola, con le sue forze, non ce la può fare. Allora ha favorito questa specie di ingerenza, diciamo, no? Quindi qualcuno che è venuto a disturbarla, proprio per farla rimanere all'interno di questo schema. Mm. Quindi l'autorizzazione te la dà. Lei sì, certo. Come? Ha sorriso, quasi sfinita. Beh, adesso io creo una cabina, come una cabina del telefono, e la cabina dell'autorizzazione. Lei ci va dentro e ci urla l'autorizzazione. Sì, vuoi farla, Susanna, la sessione? Adesso sembra quasi una bimba. Sembra proprio, sai, quella immagine di Susanna tutta panna che c'era nei È formaggini. stata Susanna tutta panna dall'inizio. Eh, La è bimba quella bionda, lì. no? E come urla? Sì. Quasi un misto tra una risata e le lacrime. Dice sì, Più forte. dice che lei adesso può anche spaccare il vetro con la propria voce. Incredibile. Mm, La terza domanda era così forte che la cabina del telefono si spacca, la cabina dell'urlo si sì, spacca. sì, sì, Distrutta? sì, sì. Sono cadute le quattro pareti o è andato in mille pezzi tutto? E l'ho vista, sì, frantumarsi, così, esplosione. Va bene. Nome del progetto di Susanna. Allora, d'amore non si muore. È un po' una frase quasi consolatoria, perché lei a volte tende a dire a se stessa cose del genere, no? Come in un certo senso per dire che comunque tutte le delusioni che ha avuto in ambito affettivo, sia per quanto riguarda la coppia, le amicizie, la famiglia, tutto sommato, insomma, non è che la fanno morire. Però qui proprio si cela l'inganno della terza dimensione che mette a braccetto amore e dolore. Invece non è così. Cioè, nella terza dimensione esiste un surrogato di amore. Noi a volte lo chiamiamo disamore. E invece nella quarta dimensione incominciamo a conoscere l'amore vero, che si può avere delle incomprensioni, delle discussioni, possono accadere a volte delle cose spiacevoli, ma è cosa ben diversa.
rispetto a quello che avviene in terza dimensione. Vibrazione. 7 miliardi. Consapevolezza. 153. PS. 42. Vite. 1878. Cervello. 9,5. Suscettibilità ipnotica. 32. 3D. 48. Vivacità animica. 97. Ok, discreti, più che discreti, tra il discreto e il buono, valori, tranne forse la suscettibilità ipnotica. Non si lascia andare, Susanna. Non tanto. Nome dell'anima. Risalide. Nome dello spirito. Vento. Vento. Sì. Entità eteriche. Allora, una è questa signora anziana, no? Che ho già detto. Mhm. E l'altra invece è tipo un serpente, un ibrido serpente-drago, perché ha la testa di un drago, il corpo di un serpente e ha le creste su tutta la lunghezza del corpo, come un drago. E vedo che crea una specie di cerchio, gira in tondo, intorno a Susanna, proprio per farla stare all'interno di un circolo vizioso. Mm. Quindi eventi che si ripetono, a volte con delle sembianze leggermente diverse l'uno dall'altro, però nella sostanza è sempre lì dentro. Mm. E poi c'è questo falconiforme che ha un aspetto molto innocente perché si presenta come un pulcino giallo, tutto bello morbido, soffice. ehm, e quindi fa sì che lei incontri persone che hanno questo aspetto inizialmente fragile, bisognoso, debole. E- Pulcino, sì, Monica. un pulcino, sì, sì, Pulcino Pio. esatto. E poi, in verità, rivelano il loro aspetto più profondo, più autentico, che spesso ha delle connotazioni di manipolazione e di aggressività. Mhm. Poi? Poi ci sono 2 DL. Quindi due entità mentali. Vediamole. La prima si chiama Bisogno di coccole. Lei ha proprio un profondo bisogno di affetto, anche fisico, sai? Perché anche attraverso l'affetto fisico, come se lei ricevesse un'approvazione del proprio corpo, che comunque va bene. Mm. Però questa entità mentale la spinge a cercare questo affetto in persone decisamente sbagliate, che immancabilmente la feriscono, la deludano o nei casi più gravi proprio la derubano, la devastano. Livello? E dipende dalle fasi. Nella fase attuale in cui lei si sente molto sola, perché non ha questo affetto, non è nutrita da questo punto di vista, e direi 6. Ok. E poi
L'altro è così è. Questa entità mentale la invita a stare seduta, a stare ferma, immobile proprio, mentre vede gli altri che passeggiano, che corrono, che fanno la loro vita, che perseguono i propri obiettivi, eccetera. E spinge quindi lei in qualche modo a rassegnarsi, le cose stanno così e che sotto certi punti di vista le conviene gettare la spugna, perché tanto comunque lei, per quanto si possa dare da fare, così è, le cose stanno così. Livello? 4. Impianti. Allora, c'è questa aureola sopra la testa, da cui partono dei fili che terminano con degli auricolari. Quindi gli auricolari sono inseriti all'interno delle orecchie, che le ispirano tutta una serie di pensieri di altruismo, di fiducia, eccetera, ma in maniera contaminata. Cioè la portano a fidarsi di persone che non sono affidabili, e la fanno essere altruista con gli altri, scordandosi di essere altruista anzitutto con se stessa, di occuparsi anzitutto di se stessa. E poi c'è questo, diciamo, cassetto, che sembra un cassetto quasi indemoniato ed è inserito all'interno dello stomaco. Ed è come se chiedesse continuamente di essere riempito con del cibo, anche casuale, non importa. mm? Perché se lei non lo fa, questo cassetto è come se iniziasse a sbattere, sai, tipo poltergeist, no? Si Mhm. muove, sbatte in continuazione, finché lei non lo riempie e allora si tranquillizza. Il cassetto magico, Sì. indemoniato. Poi? No, altri piatti no. Bene, agganciamoci al cassetto, mens sana in corpore sano. Cosa ti arriva, Monica? Beh, è venuto proprio un corpo scultoreo, di quelli anche rappresentati nelle sculture classiche, dell'antica Roma, dell'antica Grecia. Donna o uomo? È un uomo questo. Beh, chi ha forgiato questa espressione? Chi l'ha espressa la prima volta? Mi fa vedere che in realtà è stato come un suggerimento di un ognomo. Mm, chiamiamolo. È ancora vivo? Sì, sì. Quanti anni ha? Ehm, Lui dice che non tutti gli gnomi sono uguali e ce ne sono alcuni che sono eterni, perché non hanno un reale corpo fisico. Lui lo è? Lui lo è. Come si chiama? Allora, mi dice Big Jacob, come a dire anche che Big Jim è stato preso in realtà da lui. Ah, Big, non Big. Big, Big Jacob. Il grande Jacob. Jacob. Sì, Altezza, peso. Anni in no, ma film. non, Non ha un corpo. no, lui non ce l'ha un corpo, Cioè, ok? lui che ha coniato mens sana in corpore sano non ha un corpo. Lui non ha un corpo. Chi Lui sei? non ha un corpo, però ci conosce. Quando lo abbiamo creato noi? Nella notte dei tempi. Lui è come se ci parlasse anche in maniera un po', non so come spiegarti, mitologica, fiabesca, no?
e mi fa vedere ai tempi di Adamo ed Eva, per Mm, dire insomma le origini dell'essere umano. mm. Cosa significa l'espressione mens sana in corpore sano? Mente sana in corpo sano. Quindi una unione, questo è quello che intendiamo noi, no? Un'unione tra un modo di intendere uno stile di vita sano, la mens, ed il corpo che ne consegue, quindi alimentazione e attività fisica, sportiva o attività fisica, strutturata in funzione dell'alimentazione, che crea a catena una serie di effetti positivi, non ultimi anche estetici. Lui Non so, invece... lui ride un po'. Ah, sì. Vabbè, lui dice va bene, se vuoi è anche così. Oppure? Lui dice che quello che noi non riusciamo a comprendere, che ci hanno fatto credere, che la mente siano i pensieri, ma la Mm, mente può ricevere anche gli impulsi del cuore. E allora quando lui dice mens sana, la mente è sana solamente quando riceve gli impulsi del cuore, non della mente, intesa i pensieri mhm. razionali, se no non è sana. Il che è vero, il che è vero. Nei programmi di allenamento e di dieta che maggiormente funzionano, c'è dietro un intento sano, sempre. O ci sono ottimi risultati quando c'è una condizione non di stress, ma di serenità, di buon umore, di tutto questo tipo, insomma, di cose. E sai che cosa? Che sentendo lui è tutto molto semplice e che noi lo facciamo complicato. Lui dice: vuoi più leggerezza del tuo corpo? Prendi in mano un tarastaco quando è arrivata alla fine della sua vita, è diventato un soffione. Prendilo, guardalo, osservalo. Anche tu puoi essere così. Avete il blocco della mente che incide sulla materia. Come sbloccarlo per tutti e per Susanna. Credi nella trasformazione che magari voi chiamate miracolo. Credici davvero. Attivati affinché avvenga e credici. A livello di alimentazione, sì, Però è come se mi facesse capire che devi avere anche un profondo rispetto per la vita. Se disprezzi la vita, se disprezzi te stesso, questo risultato potrebbe o non avvenire, oppure avvenire a carissimo prezzo. mhm. Anoressia, vigoressia. Cosa nell'ambito della dieta moderna di oggi lui non condivide? I nomi che usate. Ammi, ammino, acidosi, no, non so cosa abbia detto. Non serve, non servono. Tutte quelle parole non servono, Calorie, non serve. proteine, Io ti dico quello che dice lui, è un discorso di vibrazione. È tutto un discorso di vibrazione. quindi i macro, proteine, grassi e carboidrati non servono. No, lui non è che dice non servono. Mm. Serve comprendere la vibrazione dell'alimento. Dell'alimento, non della persona che l'assume. Ah, Serve comprendere l'alimentazione, la vibrazione dell'alimento e sentire se è compatibile e va a sintonizzarsi con la tua vibrazione.
Ok, ok. Ehm, Cosa nell'alimentazione è stato dimenticato? Non so, le muffe, i funghi, le erbe, le tisane o parzialmente dimenticato? Sono esempi Lui, miei. lui parla di alghe, perché Ah, adesso le alghe sono molto difficili da reperire pulite, non mhm. intossicate. Le alghe sono molto preziose. Eh, I frutti, eh, lui mi fa vedere la potenza che hanno quando tu li cogli dall'albero. Cosa pensa dell'alga Clamat con la K iniziale e la H finale? Mm, onestamente lo vedo immobile, non è molto interessato a questa cosa che hai chiesto. Cosa pensa della spirulina? Ma mi dice, ma perché vi andate a complicare così? Cosa pensa di Susanna? Che lei potrebbe vedere lui e che se lei sta cercando le sue qualità medianiche, lei per sua purezza può dialogare con gli esseri elementali. Restando a casa? Lui dice che noi siamo dappertutto, però preferiamo la natura, anche un vaso di una pianta. Va bene. Lei può capire il mondo magico. Va bene, Monica, chiamiamo Portale Aureo. Beh, salutiamo ovviamente Big Jacob, campione di bodybuilding anno zero, anno oggi. Battuta. Chiamiamo Portale Aureo aperto il nonno materno. Oh, arriva un pennello grande. Non lo so se lui dipingeva le pareti o cose del genere. Con un grande pennello. Sì. Ehm, E Susanna, era una pubblicità dei boomer. Cinghiale. ehm, Il pennello cinghiale, vabbè. allora, lui sa che Susanna era tanto tanto legata alla nonna, quindi a sua moglie, insomma, no? Ehm, E dice che un tempo i ruoli maschio e femmina erano molto divisi, ben netti, ben distinti, però che anche lui ha voluto tanto bene a lei, ma è andato via troppo presto. Come lo vedi? No, non lo vedo. Non lo vedi? No, no, no. Cioè vedo mm, una luce azzurra, tra l'azzurro e il bianco, diciamo. Ah, è già dentro. Non, non vedo, io penso che siano passati un bel po' di anni, perché proprio non riesco a percepire cose di lui. Mhm. Eh, mm, è come se lui in questo momento mi facesse sentire, che ha in sé sia una componente maschile che una componente femminile perfettamente in equilibrio. Probabilmente la vita che lui ha condotto gli serviva proprio per andare a bilanciare questo, che in lui era sbilanciato. È come se fosse molto felice di questo equilibrio che ha. Monica, esistono disincarnati che non riescono nemmeno dopo secoli ad andare nel portale aureo? Il fantasma del castello?
Cioè, il nostro intervento aiuta le persone mancate da almeno 9 mesi, abbiamo capito, non meno di 9 mesi, ad accelerare il loro percorso. Gli facciamo vedere il portale aureo che altrimenti non avrebbero visto. Se sono pronte, diciamo che dopo 2 anni lo sono più o meno quasi tutte, vanno e sono belle che felici e guadagnano, se si vuole usare questo termine, un 50-100 anni di evoluzione, che non è poco. Ma con i disincarnati di vecchia data, quindi nonni e bisnonni, vediamo che quasi tutti, con quasi dico forse un 70%, sono già andati. È inevitabile che sia così o qualcuno proprio non riesce? Mm, io ti dico che è abbastanza inevitabile, e che in realtà spesso sono entità che fanno finta poi di essere, Mm. eh, insomma, l'anima di un determinato defunto. Per esempio, io ho una parente, tu sai, no? Che è nel basso astrale. Lei cosa farà? Per come vedo io non si rimane in eterno nel basso astrale. Quando uscirà? Quando andrà nel portale aureo? A spanne, eh? Una come Adesso l'altra. è come se mi facesse vedere che ha gli occhi incollati. Quindi in realtà lei non sta vedendo che cosa ha fatto simbolicamente per dire che non sta comprendendo. Quindi deve riuscire a togliere questa colla dagli occhi. Dopo aver tolto questa colla dagli occhi, deve vedere tutto, tutta la sua vita, Mm. e poi, e poi, ehm, cioè ci sono proprio delle fasi, diciamo, di pulizia, chiamiamo così, Mhm. di comprensione, pulizia e comprensione. Poi si va nel portale aureo. Ma in termini di tempo, che chiaramente lasciano un po' a desiderare, ma se noi la Sì. contattassimo tra 100 anni, dove sarebbe? Nella pulizia, che sta facendo pulizia. Tra 200. Mi fa vedere una pulizia superiore, un livello più in alto, per alleggerirsi ulteriormente, 300. ancora più su, cioè tipo come se fosse 500. Adesso, quello che mi dice lei è 500. Madonna. Quindi basso astrale vuol dire un 500 anni di percorso contro un 20-30 di media? Credo che sia così rigido, però lei adesso dice così. Mazza. Non pensavo. Perché comunque sono anime, quindi l'anima non resta lì, non può restare lì per sempre. Diciamo che il vecchio Dante la sapeva lunga. Monica. Sì. Ok. Va bene, il nonno è già dentro. Vuole lasciare un ulteriore finale messaggio a Susanna? Te somigli tanto a tua mamma, ma proprio tanto. Però adesso tu trovi la tua identità e ti scrolli. Hai capito? Guardami bene negli occhi. Tu trovi la tua identità e ti scrolli. Vedo che le toglie gli occhiali perché la vuole vedere diretta negli occhi. Ed c'ha un mano un gatto.
Uno di quelli di Susanna? Non so, questo qui è più o meno bianco. Tanto pelo? Sì, questo abbastanza. Sì. Ah, aspetta un attimo, Monica. Aspetta. Ok. Chiamiamo tutti i gatti e i cani di Susanna. Intanto salutiamo il nonno. Un cane viene proprio quasi con l'osso in bocca, ma penso sia un osso giocattolo, eh. Stanno giocando in un prato. E c'è un altro che sta portando un maialino, perché mi fanno vedere che hanno già socializzato con altri animali che sono passati nell'altra dimensione. E Mhm. quindi qua possono giocare anche con animali con cui non giocherebbero. Ho una sensazione che l'eterico non sia così differente dal subliminale, ma abbia una forma più, tra virgolette, semplice, mm? Che non vuol dire meno importante, vuol dire meno frenata, ecco, è un po' come se fossero gli aminoacidi e non le proteine, no, se vogliamo usare un termine sempre legato all'alimentazione. Ho questa forte sensazione. Quindi con gli animali è tutto più semplice. Vabbè, solito pollice verso l'alto, emoticon. Con gli animali è tutto più semplice. C'è qualcuno tra i gatti e i cani di Susanna che abbiamo chiamato che vuole farsi avanti con un miau o un bau? C'è un gatto che ha in bocca un topolino. Non so se c'era uno dei suoi gatti che faceva così, che ogni tanto andava a caccia, diciamo, no? Non perché adesso lo stia facendo, ma perché magari vuole farsi ricordare così, diciamo, no? Che era un po' più selvatico, ecco. E qualcuno dice mi piacevano i grattini qua sotto il collo, così, qua, quei grattini così. Poi ce n'è un altro che mi fa vedere che si siede qua, si sdraia sul suo collo spalle. Questo però mi sembra boh, poi non so se nella realtà fossero così, questo è più sul grigio. Ehm, ehm, come se si esprimessero in maniera corale per dire sei stata una immensa e enorme amica. E li salutiamo. Loro stanno continuando comunque a giocare. C'è un gatto che salta sugli alberi. Li mandiamo, se vogliono, nel portale degli animali. Sento proprio che dicono noi siamo felici. Vogliamo anche la felicità di Susanna. Lei ci può sentire sempre nel suo cuore. Bene, Monica, andiamo all'incidente d'auto. Dopo la prima sessione, Susanna è un po' distratta, non è esattamente con gli occhi forse sulla strada, ma non ha colpa, quindi ha un incidente in cui ha ragione, esce una macchina sulla destra da un cortile che esce senza guardare e c'è l'incidente. Le conseguenze sono il risarcimento della sua automobile, ma essendo una macchina vecchia, i pochi soldi che prende, che sono equivalenti effettivamente al valore dell'automobile, le impediscono di prendere una macchina nuova. Intorno a questo evento vedo il serpente che abbiamo visto come entità eterica, il serpente drago, che crea proprio un cerchio, perché lui gira in cerchio e quindi riproduce il solito circolo vizioso, E dove lei, si mangia la coda, esatto, sì, la tipo lo mangia. robot, sì, sì, sì.
La mangia, cioè sì, la mette in bocca. Ok. La bocca avvolge la parte terminale della coda in modo da creare questo anello intorno all'evento, in modo da creare quella energia di circolo vizioso, di ripetizione delle dinamiche. In eterico vedo Susanna che ha gli occhi colmi di lacrime e quindi quasi non riesce a vedere quello che sta realmente accadendo. E cioè che per l'ennesima volta un qualcuno le procura un danno, da cui lei risulta sempre solo un piccolo contentino, però è sempre superiore al danno rispetto al beneficio. Così come era stato pochi giorni prima nella relazione con l'ex ragazzo che stava frequentando. Si era interrotta, poi lei un pochino ha tentato di riprenderla, però la cosa era rotta. Quindi il giro delle situazioni è sempre quello, ok? In cui lei ha un beneficio minimo, però soprattutto ha dei disagi, ha dei dispiaceri, ha delle conseguenze, degli strascichi in cui poi dover fare i conti. Monica, il serpente che si mangia la coda. Ultimamente c'è il serpente a forma di infinito che si mangia la coda. E anche il logo di una maglietta, di un di capi di abbigliamento, si trova soprattutto su magliette nere e quello è bianco. Qual è il significato? E io ieri ho visto un film con questo simbolo finale. Il serpente a forma di infinito che si sta per mangiare la coda. L'infinito quindi non è chiuso, è separato dalla bocca coda. Simbolo esoterico, significato esoterico. Allora, l'abbiamo detto diverse volte perché a me viene il ragno, ok? Perché l'otto in realtà è il ragno. Uno dei maggiori servitori del ragno sono i rettili, in particolar modo i serpenti. E quindi è ottimo perché il serpente, con la sinuosità del suo corpo, riesce a rendere il servizio di rappresentare l'otto, ok? Quindi che è il ragno stesso. Questo otto è la Matrix, è la realtà così come noi la viviamo, dove di fatto il mondo invisibile e il mondo materiale sono quasi separati, perché come dici tu l'otto non è completamente chiuso, ok? Quindi c'è una possibilità, ok, di uscita da questo tipo di divisione netta, però di fatto quello che si vorrebbe ottenere è che il serpente mangi la propria coda, così che i due mondi, invisibile e visibile materiale, siano separati. Perché in questo modo noi siamo disconnessi da tutto quello che è energetico. Noi non vediamo tutti i condizionamenti energetici che sono quelli che determinano il nostro mondo fisico. Mm, mm, mm. Se noi li vedessimo, in un attimo risolveremo tutti i nostri problemi economici, i problemi di peso, perché noi crediamo che con le nostre azioni pratiche risolviamo le situazioni. In realtà non è esattamente così, perché tutte queste cose pratiche che noi facciamo, ma sono manifestazioni di quello che succede sul piano energetico. Noi agendo solo sul piano fisico non otterremo mai niente, cioè riproporremo sempre le solite cose. Quindi il simbolo corretto quale sarebbe? Il simbolo che loro vorrebbero generare è un otto, tutto bello chiuso, così noi rimaniamo così imprigionati. Il Mm, simbolo reale, adesso io penso che possiamo dirlo, no? sì, È sì, sì. rappresentato dalla parola Dio, cioè se tu prendi le lettere Dio, ottieni un cerchio con, come si chiama, il diametro
verticale. Ah, Riesci a vedere, no? C'è sì. la lettera D che è il semicerchio, la lettera I che è il diametro verticale e la lettera O che è il cerchio. Mhm. Ok? Quindi in realtà La fi- Dio è tutto questo, è sia la separazione, vedi? Le due parti del cerchio sono divise, che l'unione. è la lettera Fi greca, ricordo bene. Sì, esatto, certo, certo. Che la lettera F è di fusis, che è natura. Questo la professoressa Monica lo sa io. Insegnante di greco, no, non è vero. Però ha studiato greco. Grande Monica. Va bene. Tante cose belle in questa sessione. Com'è Quindi, bella Susanna, perché Susanna è molto bella, sì. solo che ha scelto proprio la terza dimensione fatta da, sai che cosa, nel suo caso tantissimo, l'espiazione della colpa. Lei, un po' per la sua matrice cattolica, che noi siamo tutti peccatori, peccato originale, eccetera, eccetera, ma un po' è proprio per quello che le è accaduto in passato, che cioè che lei è nata con una gemella che poi è morta, ok? Quindi lei è come se si sentisse di espiare questa colpa che è come, cioè è morta l'altra e io sono qua in vita. Mm? Quindi fa sempre cose che la danneggiano e ha sempre questa spinta di aiutare tantissimo gli altri perché è come se lei andasse a bilanciare quel danno che lei ha fatto, che lei non ha fatto assolutamente un danno, ok? Questa è proprio un po' la crudeltà del gioco che noi facciamo. Ci capita una roba del genere, rimaniamo segnati a vita e quindi rimaniamo in quella spirale lì, del dare senza ricevere. E se riceviamo, riceviamo palate di fango. Monica, tribunale, truffa. Per la seconda volta, udienza rimandata. Lei vince facile, insomma, non dovrebbe avere problemi. Allora, io ti dico una cosa, che anche se può sembrare una seccatura, in realtà è una buona cosa per lei. Quella data lì non sarebbe stata una buona data per lei e la data che verrà fissata successivamente, lei sarà molto più pronta, molto più forte. Vincerà? A me viene un buon risarcimento. Ok. Lei chiede un ad eternum, lo fa lei adesso. Chi meglio della sua PS Dio può farlo? Ma che bella, ha preso una noce come ad eternum. Così bella è la noce, no? Quando la apri che sembra quasi un cervello, sembra un mistero meraviglioso la noce. Come se avesse preso questa noce, o quasi una noce d'oro, e l'ha messa lì, su questa questione. E questi gherigli di noce è come se riuscissero a creare una specie di filtro purificante di tutte le energie negative che ci sono state in questa vicenda. Perché mi si è spalancata la persiana dicendo questo. Perché davvero si spalancheranno porte per Susanna. Causa esoterica delle difficoltà economiche. Loro. Mm. È come se lei dovesse rimanere invischiata all'interno della famiglia.
Il fatto di essere in difficoltà economiche la fa stare lì, ok? In questa palazzina in cui ci sono tutti quanti. Non la fa staccare. Se lei invece fosse economicamente indipendente, vedo che prenderebbe una sua strada e proprio un suo appartamentino da un'altra parte, una sua vita. Quindi è proprio la condizione ideale affinché lei rimanga nella prigionia familiare della terza dimensione. Anche se lei dice, ma io sono anche grata che i miei genitori mi aiutano, però è l'opposto, ok? Mhm. I genitori l'aiutano per farli stare lì. Beh, sì. Quindi dal risarcimento lei potrà prendere altre scelte. Quanti sospiri che sta facendo Susanna? Come dire, non devo piangere. Così, no? Però è un bel game quello che si è scelto, eh? Bello, è molto, Sì. molto stimolante. Lo sono tutti i giochi delle persone che ci contattano, il suo è in particolar modo, perché lei ha questa comunque purezza di Sì, base, inintaccabile. vero, vero. A lei potresti anche dire una cosa brutta, lei è pura, resta pura, Mm. non si fa condizionare. E ci chiede come parlare con la PS, come sviluppare le capacità medianiche, come giocare nella Matrix. Ci chiede una cosa brutta, cosa devo fare? Allora io dico una cosa. Lei ha adoperato questa sua attitudine di, diciamo così, rendersi utile per gli altri in maniera sbagliata. Mm? Ma adesso invece la può fare in maniera giusta, ok? Prendendosi cura di animali e di piante, lei avrà modo di parlare in verità con se stessa, perché quello che potrà capire è che tutto quanto che esiste siamo noi a crearlo, ma noi nella nostra parte infinita. E siccome lei non riesce a dialogare con se stessa, dialogherà con le piante, con gli animali, ma in questo modo dialogherà con se stessa. Facciamole creare di argilla una bella statuina a forma di croce rossina. Oh, sì, Andiamo con ok. questo pane d'argilla sul bordo di una scogliera irlandese e Eh, lei lì con le sue mani che fa il cappellino, il viso, il corpo, la croce rossina sexy, croce rossina non sexy, croce rossina cattolica, però diciamo vestita di bianco con una bella croce rossa da qualche parte. Lei è questo pupazzo. C'è una scogliera. Cosa vogliamo fare? è una parte di lei, Mm-mm. non è tutta lei. E lei dice che ormai è fuori moda, è superata. Quindi va bene, la possiamo buttare giù dalla scogliera. Come? In Vedo che- che Come? a peso morto quasi. Uff. Arriva un alito di vento e il momento è propizio, quindi non ci vuole molto, basta un alito di vento perché questa statuetta vada giù e neanche si mette a rotolare lungo la scogliera. Direttamente dall'apice della scogliera si tuffa di schiena, diciamo così, nel mare sotto. La vede cadere Lei o la vede cadere. una volta che l'ha buttata si gira e se ne va? Lei, le piace l'idea di vedere che questa statuetta caduta giù nel fondo. Ok. È di argilla, non è cotta, è molto fragile. La buttiamo asciutta. Cosa fa quando cade?
Cade in acqua, sugli scogli, scogli acqua. Cade in acqua direttamente e non riemerge. Ed è come se iniziasse già subito a sciogliersi, corrosa dal sale. Mhm. Torna argilla, Sì, torna terra. Le dispiace. esatto. Quanta Per un gente, attimo io ho sentito che dice: come farò senza quella parte lì? eh, quante persone poteva aiutare? E poteva avere intorno a me, grazie a quella mia qualità. Ah, Però lei adesso sta iniziando a comprendere che c'è una distinzione da fare. Quella croce rossina lì, via, basta, non era più il suo tempo. Può iniziare ad amare. Quello non era amore, quello era proprio uno sbilanciamento in cui lei dava tantissimo e riceveva poco e niente. E dove lei si assumeva delle responsabilità di altri, si accollava i pesi. Questo accollarsi i pesi faceva sì che lei ingrassasse. Ti tolgo io i tuoi pesi, me li prendo io al posto tuo. certo. Ah, e tanto lei lievita prendendosi i pesi degli altri. Quindi che cosa Non fa è più Susanna? così. Torna indietro Scusa? col cursore del... Cosa fa Susanna? Torna indietro col cursore del tempo e va a riprendere la croce rossina o cosa? No, è come se avesse una vista a raggi infrarossi, diciamo, vede attraverso il mare e ha visto questa statua si è sciolta sul fondo, e si sente alleggerita da questo. Mm. Che è anche così che deve essere, no? Povera argilla, se n'è andata finalmente dove deve stare, sul fondo del mare, lasciamola lì. Monica, dove vuole andare? Una parte del mondo, simbolica. Siamo andati sulle coste, sui faraglioni irlandesi. Super Susanna, dove andiamo? Lo so che forse già era venuta fuori l'altra volta e non so perché io la vedo in Scandinavia. Allora, dunque, primi da Norvegia. Eh, però c'è un qualcosa anche che me la porta in Oriente, tipo in Cina, nei templi. Nei templi, perché mi fa vedere nei templi con tutti questi alberi di ciliegio. E in un tempio vicino c'è un corso d'acqua e lei è proprio in estrema connessione con l'acqua e con questi fiori di ciliegio. Se non avesse bisogno di parlare con le persone, parla con questi elementi, come una specie di momento di ritiro per comprendere delle cose, farne tesoro. Le dice telepaticamente quanto insegna l'acqua fresca che scorre, quanto insegnano i petali che si staccano. Io sto imparando a scorrere e a staccarmi nella gioia e nel rispetto di me stessa. Descrivimi la scena. Lì io la vedo vestita di rosa, ha una specie di kimono
con dei ricami bianchi, tipo come se fossero delle foglie bianche ricamate su questo kimono rosa. I capelli Chiaro. sono molto scuri, sì, sono scuri, sono raccolti, alle labbra rosse, più rosso ciliegia. E ha questi passi molto lenti, cammina in maniera leggiadra, molto consapevole, quasi come se camminando potesse leggermente volare. Poi si abbassa verso il ruscello, la cui è ghiacciata. Ed è come se un pesciolino le sfiorasse la mano in quel momento. E lei, toccando quest'acqua e sfiorando questo pesce, capisce il valore della libertà, dello scorrere, dell'andare oltre. Poi attraversa un ponticello di legno a piedi nudi e arriva alle radici di questo maestoso albero di ciliegio. C'è un po' di vento e quindi alcuni petali si staccano, alcuni le si appoggiano sui capelli, quindi c'è il contrasto tra il petalo bianco-rosa e i suoi capelli neri. E lei capisce l'importanza di fluire e sente un'estrema gioia e un estremo collegamento con questa natura. E non si sente da meno di questa natura, sente che questa natura la rispecchia, che lei è questa natura e lei ha la stessa forza di questa natura. Continuiamo con questa immagine, ma intanto mandiamo una seconda Susanna nell'avatar e nel cluster a fare quello che deve fare. Diciamo che l'ha fatto. Come cambia questa immagine in Giappone? È Giappone, giusto? Non so se è Giappone o Cina. Giappone, ok. È come se da un albero vicino, nella cavità, uscisse uno scoiattolo con la noce. E questo scoiattolo si avvicina a lei ed è lo scoiattolo ad offrire la noce a questa Susanna orientale e le dice: brava, ce l'hai fatta. Io sono te, tu sei noi. Crollano le entità, anziana, serpente drago, pulcino, EDL, bisogno di coccole, così è. Sì, Si trasformano in sabbia, in sabbia molto fine, sì. crollano, si sciolgono gli impianti, Scivolano proprio dal suo corpo e mentre scivolano si sciolgono. d'amore non si muore. Ribadisce che lei ora vivrà d'amore, l'amore vero, che non è assistenzialismo, non è autopunizione, è rispetto per se stessa, è gioia di vivere. Nuova vibrazione, 277. consapevolezza, 174. anima, 53. vite, 1693. cervello,
10,4. È tanto. Cosa fa con queste capacità medianiche? Cosa può fare? Parlare con gli animali? Capire gli animali? Esatto, una lo vedo adesso per esempio di più con le piante anche. Capire i messaggi che vengono trasmessi da loro, entrare proprio in profonda sintonia e imparare attraverso di loro. Suscettibilità ipnotica. 62. Mazza. Doppio. 3D. 29. Vivacità animica. 98. Ora che può andare in ipnosi, perché 62 è tanto, fermo restando che un'ipnosi in prima persona può servire a chiunque, al 100% delle persone su questo pianeta, in particolar modo può servire a Susanna un domani. Eh, ci deve essere quel processo, ok? Mm, E poi devono passare almeno 6 mesi da quel processo. Non so, dice così. Messaggio finale di Susanna a se stessa. Posso essere un pavone dalla coda coloratissima. Posso essere una rana e provare sempre amore per me stessa. Comprendo la differenza tra l'essere dolce e l'essere remissiva. Comprendo la differenza tra amare e sacrificarmi. Riesco ad intuire chi mi sta davanti. Messaggio di Susanna alla sua mens, quindi alla sua mente e cuore. Ehm, Adesso arriva il momento in cui io mi tiro sulle maniche per rispettarmi, per amarmi, per prendermi cura di me, dentro e fuori. Ed è divertente, è bello e ho tutti i supporti intorno a me, visibili e invisibili. Messaggio finale di Susanna al suo corpo fisico. Quanto ti ho maltrattato, ehm, quanto ti ho giudicato, quanto ti ho disprezzato, quanto ti ho usato come alibi. Ma tutto questo è finito. Sono pronta per accarezzarti e per accompagnarti in una trasformazione. Come la vedi? Non so, adesso a me scendevano le lacrime, già da un po', ehm, proprio ripulita, tanto, disintossicata e pronta per una nuova vera avventura da vivere con gioia in compagnia di se stessa. Mhm. Io credo che la seconda sessione permetta sempre di fare almeno un percorso più ampio della prima. Nella Sicuramente. prima ti fai 200 metri, nella seconda te ne fai 500, per farvi così un'idea di grandezze. Quindi adesso è a 700 metri avanti, non a solo i 200 che sono già tanti, Sì. considerando un'immobilità completa o quasi completa, insomma, incrementi molto minimi, diciamo, nella vita di una persona. È un bel metodo. Va bene, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.